Oggi vi porto con me a scoprire la Napoli più autentica, quella dei rioni popolari, ma non solo. Partiamo con la visita del rione Sanità, un quartiere nato come necropoli greco-romana e serie di spettacolari catacombe, che nel Settecento si trasformò in zona d'élite con palazzi nobiliari dalle iconiche scale ad ali di falco. Nell'Ottocento, con la costruzione del ponte della Sanità, che scavalcò il quartiere, divenne isolato dal resto della città, trasformandolo in un luogo con una forte presenza mafiosa. Casa natale di Totò e sede dell'oro di Napoli, la Sanità è oggi il simbolo del riscatto sociale. Grazie a giovani cooperative e al recupero del patrimonio artistico, questo rione è passato da degrado a meta culturale imperdibile, restituendo orgoglio e bellezza all'intera città. Tra i punti più belli di questo quartiere troviamo le catacombe di San Gaudioso e quelle di San Gennaro. Le prime, dopo un periodo di abbandono in seguito alla sepoltura di Gaudioso l'Africano, erano usate dai frati domenicani per seppellire i nobili tramite la tecnica della scolatura, in cui venivano versati tutti i liquidi della testa del defunto prima di appenderla al muro e disegnare il corpo sotto. Quelle di San Gaudioso invece divennero famose dopo che furono sepolte qui Sant'Agrippino e San Gennaro, ma furono poi abbandonate e usate come rifugio antiaereo nella seconda guerra mondiale. I palazzi di San Felice e dello Spagnolo sono due palazzi costruiti da Ferdinando San Felice per la sua famiglia e per i nobili locali, che si facevano vedere dal popolo passeggiando sulle scale esterne. Al pomeriggio ci dirigiamo a Mergellina, vicino al Posillipo, un quartiere usato dai funzionari dell'impero romano per visionare dall'alto la città e poi abbandonato fino alla metà del 600, quando vennero costruite le ville attuali per i nobili napoletani. Ci facciamo poi una passeggiata sul lungomare Caracciolo, costruito dopo l'Unità d'Italia per separare i palazzi della riviera di Chiaia dalla costa. E concludiamo la giornata con la visita a Chiaia. Fino al 500 abitato dai pescatori, ma è divenuto poi quartiere ricco a partire dalla metà degli anni 20 del 500, quando il re spagnolo Don Pedro de Toledo fece costruire molti dei palazzi ancora presenti per i nobili che volevano vivere lungomare. Abbiamo scoperto Napoli, una città che è un mistero continuo, dalla Cappella San Severo con le macchine anatomiche del sistema circolatorio quasi alieno alla leggenda di Dracula che sarebbe sepolto a Santa Maria la Nuova. Tra gli oltre 400 scalini della Pedamentina, le scale che precedevano la costruzione delle funicolari e i sotterranei borbonici usati come fuga reale e rifugio bellico, la città nasconde un mondo parallelo di 600.000 metri quadri dove la storia scorre sottoterra, lontana da occhi indiscreti. Il video completo lo trovate sul mio canale YouTube.